Totò, arrestato la notte del 15 dicembre 1963 ad un casuale posto di blocco, dopo aver affermato per tutta la notte di essere un contadino di San Giuseppe Jato, alle 6 del mattino Salvatore Riina conferma la propria identità al commissario Angelo Mangano. Avevano avuto dubbi in questura, perché le foto in loro possesso ritraevano ancora quel ragazzino entrato in carcere dopo l'omicidio di Matteo, che ora poco assomigliava all'uomo che avevano davanti. Con qualche chilo in più, Totò sta diventando sempre più simile a quello che di lui tutti hanno in mente. Quando l'ufficiale Biagio Melita, dopo averlo guardato e riconosciuto Riina da vicino, Totò aveva ammesso: «Solo lei poteva riconoscermi». Il vecchio brigadiere l'aveva visto crescere Totò. Quando era ragazzino l'aveva anche avvertito di non farsi vedere in giro con Luciano Liggio. Il primo interrogatorio di Totò si svolge alle ore 18:30 del 16 dicembre 1963, nei locali del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Corleone. È ascoltato per 6 ore. Mangano vuole cominciare dall'ultimo delitto di cui è accusato, l'omicidio di Paolo Riina, un commerciante ucciso a Corleone 1 anno e mezzo prima. Totò risponde: «Ne so quello che ho letto sui giornali, che lo hanno ammazzato, un giovane tanto bravo, onesto, lavoratore, chi poteva volergli male? Ho letto sul giornale che me lo vogliono accollare a me, a Calogero Bagarella e a qualche altro». Totò inizia ad innervosirsi quando sul tavolo vengono messe le carte che aveva in tasca, foglietti pieni di nomi, di numeri, di conti, tracce di 2 società, una costituita anni prima con Luciano Liggio, Binnu Provenzano e Calogero Bagarella, la famosa società armentizia. Ci sono movimenti di denaro che portano a 2 libretti di risparmio, il primo intestato al fratello Gaetano, l'altro al cugino Giuseppe. Al commissariato quella stessa sera viene ascoltata anche Maria Concetta Rizzo, la madre di Totò. Il giorno dopo viene convocata anche Antonina Bagarella, 20 anni da poco iscritta all'Università di Palermo. A Corleone lo sanno tutti che Ninetta è la fidanzata di Totò. Totò viene trasferito all'8ª sezione del carcere di Palermo di Lucciardone. Il carcere è pieno. Sono finiti dentro tutti gli uomini d'onore dopo la Giulietta saltata in aria Ciaculli. Cosa Nostra, per la prima volta dal dopoguerra, sta perdendo lo scontro con lo Stato. C'è chi è latitante nelle campagne. Alcuni capi illustri lasciano per sempre la Sicilia, come Salvatore Greco Cicchiteddu, che migra con tutti i figli in Sud America, o come Tommaso Buscetta che va in Brasile. Quella Giulietta al Tritolo aveva segnato un'epoca. Si racconta che in quei periodi si stava meglio dentro che fuori da Lucciardone, veniva chiamato il Grande Hotel, aragoste e champagne entrano ogni giorno, e finiscono nelle celle dei pezzi da 90. Ci sono Pietro Torretta, Tano Badalamenti, Gerlando Alberti, Paolino Bontate, la mafia palermitana è rinchiusa a Lucciardone. Solo Totò Riina lì dentro veste come aveva sempre vestito, giacche larghe da contadino. Nel maggio del 64 Luciano Liggio entra per la prima volta nella sua vita a Lucciardone, si apre il processo ai favoreggiatori di Lucianeddu. Sono 22, uomini e donne che hanno protetto e nascosto per anni la primula rossa di Corleone, medici, professionisti, commercianti, tutti incensurati, tutti cittadini al di sopra di ogni sospetto tranne uno, Salvatore Riina. Il tempo trascorre in attesa di un processo che quei detenuti eccellenti ritengono importante. I boss aspettano il giudizio della Corte d'Assise di Catanzaro sul processo dopo la strage di Ciaculli, che si celebra in Calabria, il processo dei 114. Nel frattempo che i giorni passano, nella cella di Totò Riina un giorno, entra un picciotto della borgata di Pallavicino, un paio di baffi neri, si chiama Gaspare Mutolo, Asparino lo chiamano, un ragazzo poco istruito ma intelligente, esperto, non è ancora combinato in Cosa Nostra. Un giorno però nel carcere si diffonde una notizia che preoccupa tutti i detenuti. Nelle sezioni si parla di un misterioso cantante. C'è un detenuto che ha incontrato gli sbirri o ne ha l'intenzione. Nessuno conosce il suo nome né il suo volto. Si sa solo che proviene dalla provincia palermitana e che sa troppe cose. Tutti iniziano a preoccuparsi e sospettare di tutti. Solo uno sembra tranquillo. È Totò Riina, ma è soltanto quello che vuol far credere agli altri. Riina dentro al carcere di Palermo è ascoltato, la sua parola pesa, il merito iniziale è del suo vecchio amico corleonese Luciano Liggio. Tra le mura del Lucciardone Totò fa crescere il proprio nome, è rispettato, è uno che distribuisce consigli, uno che ha una risposta saggia a ogni domanda, una soluzione a ogni problema. Anche se Totò sembra solo un semplice contadino, i suoi ragionamenti sono molto fini. È uno che viene ascoltato quasi come un capo. I detenuti si mettono in fila nell'ora d'aria per parlare con lui, chiedere un favore, per raccontare cosa è accaduto la notte prima in cella. Salvatore Riina ha una parola per tutti, è riverito,
Tutti sanno cosa ha fatto Totò Riina a Corleone nei 5 anni di guerra a Michele Navarra. Quello che non sanno è come sia riuscito Uviddano a procurarsi tante informazioni sulla cosa nostra palermitana, sugli uomini d'onore di ogni famiglia, sulle abitudini dei capi decina, sui rancori di quelli di Ciaculli, sulle pretese di quelli di San Lorenzo. Un giorno Totò arriva perfino a raccomandare al compagno di cella Gaspare Mutolo le frequentazioni che avrebbe dovuto avere una volta uscito di galera. Se vivi a Pallavicino stai sempre accanto a Saro Riccobono e non fare nulla che possa essergli di danno, tutti gli altri saliranno presto in cielo. È qualcosa di più che un consiglio per Asparino, è un segreto, è un regalo che quel picciotto di Pallavicino ha dimostrato di meritare. Gli ha anche consigliato un libro da leggere, uno di quelli che vanno a ruba nelle biblioteche del carcere, una storia del Seicento, uomini col volto celato da un cappuccio che si muovono di notte nei sotterranei di Palermo. Totò conosce a memoria la storia e le gesta dei Beati Paoli, il romanzo popolare di Luigi Natoli, per gli uomini d'onore è la Bibbia. Il tempo intanto a Lucciardone passa, il ricordo della strage di Ciaculli sta svanendo, Palermo sta tornando a essere Palermo, ma la voce che si è sparsa in carcere sul cantante misterioso continua intanto ad agitare i sonni di molti detenuti. Una spia significa ergastoli e condanne, significa anche perdita della sicurezza e del potere in una prigione dove i mafiosi sono sempre stati sicuri e potenti. La mattina dell'11 gennaio 1966 alla questura di Palermo accade qualcosa che avrebbe potuto provocare danno a Totò e ai corleonesi, un danno che avrebbe potuto cambiare la loro storia. C'è una donna alla questura che dice che c'è un uomo che avrebbe delle importanti rivelazioni da fare.